E là, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere un visore molto particolare che si collega ad un drone. Sì, oggi andremo a vedere un prodotto super interessante che è di Anti-Gravity. Andremo a vedere prima il contenuto della scatola, l'unboxing, poi la prova e le mie prime impressioni. Come ho sempre fatto con un visore in realtà virtuale, oggi portiamo un visore leggermente diverso. Beh, vediamolo. Ecco la scatola quindi dell'Anti-Gravity A1. Il modello che vedremo oggi è il modello da 249 grammi, quindi non hai bisogno di avere un patentino e quindi studiare tutta quella roba lì. Abbiamo anche la scatola per quanto riguarda il landing pad e una scheda SD da 256 GB. Ok, all'interno della scatola troveremo un borsone, una borsa con tutto il necessario. Chiaramente voi vedrete le cose in modo molto più ordinato, ma il contenuto è quello. La prima cosa che voglio togliere dall'equazione è il manualetto di istruzioni, lo sappiamo, utile e lo mettiamo da parte. Poi passiamo al case targato Anti-Gravity con dentro appunto il drone, da notare quanto cavolo è compatto il drone. In un attimo apri le 4 eliche e prende forma, veramente molto carino, bello e leggero, si vede proprio molto light. Davanti abbiamo le telecamere a 360 gradi, ce ne sono due, una sopra e una sotto, che ti permetterà appunto di vedere il tutto in modo molto immersivo. Poi passiamo al visore, ciò che mi ha portato a provare quindi questo prodotto. Viene con una protezione che togliamo e davanti sembra davvero particolare, un bianco e nero futuristico con due cerchi piuttosto grandi che vedremo più avanti. Se giriamo il visore e togliamo la copertura vediamo le lenti davvero pazzesche, soprattutto perché leggermente sotto vediamo delle manovelle. Si possono sia spostare a destra e a sinistra per muovere le lenti che ruotare per regolare la messa a fuoco, insomma per quanto riguarda le diottrie. Davanti mi sono scordato tra l'altro di farvi vedere la telecamera per il pass-through. Essenzialmente ti farà vedere, indossando il visore, il mondo reale in bianco e nero. Questa cosa è molto comune nei visori VR. Passiamo al volo alle batterie. Una più piccola che si collega al visore e un dock invece per alimentare fino a 3 batterie del drone. 2 davanti e una nello spazio sul retro. Riprendiamo un attimo il borsone, insomma lo zaino, perché appunto troviamo nelle tasche un laccio per tenere la batteria del visore al collo, sì, dovrei metterla al collo, un cavo USB per alimentazione e trasferimento dati, un panno in microfibra, 2 inserti sempre per lenti correttive e un laccetto per il controller che vi faccio vedere a breve. Ma finiamo con lo zaino trovando nell'altra tasca delle eliche di ricambio e un cacciavite. Ok, quindi il telecomando è molto importante, tanto quanto è in visori VR. Innanzitutto perché sì, questi tasti che sembrano tanti sono svariati, ti permetteranno di giostrare al meglio il drone all'aperto. Il design rispetta quello del bianco e nero futuristico, lasciando i colori solo alle cose importanti. E sì, ha un grilletto sul retro. Ecco quindi tutto il necessario. Ah sì, vi mostro al volo il landing pad, in pratica è la base dove il drone parte e torna. Andiamo a vedere la prova. Allora, eccoci già qua fuori, lì c'è il drone. In questo momento sto utilizzando già l'headset con la telecamera del pass-through, tant'è che vedo in bianco e nero quello che sta succedendo. Io adesso vedo il POV del drone. Ok, allora, interessante. Ok, già vedo. Ok, molto interessante. Quindi io posso andare in giro. Sto praticamente vedendo minchia, il Tevere. Posso girare la visuale e tornare indietro. È incredibile questa cosa. Oh mio Dio. Ok, adesso cerchiamo di avvicinarci. Ok, in questo momento sto inquadrando me stesso, mi vedo. Questa cosa è nuts. Adesso fare una foto. Allora, ecco il drone.
in questo caso spero che si veda, girando a seconda di quello che io giro la testa. Ho anche il controller per cui posso girarlo in questo modo. Ok, facciamo un'altra prova, andiamo. In questo caso sto con la mia ragazza perché giustamente ci deve essere una persona che guarda. Ok, c'è un limite di quanto io posso effettivamente andare in giro. No, veramente pazzesco. Ti dà praticamente anche un modo su dove puoi effettivamente andare, cioè nel senso che tu puoi muovere il drone e ti dice intorno cosa c'hai. Adesso passo vicino a queste zone erbose, infatti mi dice che c'è tanto. Ok, ti dice che è un po' ostruito, quindi volare con cautela. Ok, adesso proviamo a fare una cosa. No, cioè queste riprese sono assurde. Allora, con il drone è super intuitivo. Se vado in alto, il drone va in alto. Se vado in basso, il drone va in basso. Quindi è incredibile. Allora, vediamo prima di farlo atterrare un attimo, vediamo che succede. Mi sposto di qua e cerchiamo di farlo tornare alla base. Ok. Allora, non mi ricordo come si fa a tornare alla base, però proviamo in questo modo. Ok, e ce l'abbiamo lì. Incredibile. Ok, riproviamo. Adesso faccio un secondo tentativo. Non sono riuscito a centrare perfettamente il drone, non è proprio un granché, però proviamoci una seconda volta. Quindi doppio tap sul controller per farlo partire e tengo premuto per farlo volare. Ok, eccoci qua. Proviamo di nuovo di qua. Allora, sono un po' cagasotto più che altro perché c'è proprio l'acqua sotto, per cui onestamente non lo so, però è veramente incredibile il fatto che posso registrare buona parte di Roma. Allora, teoricamente io potrei pure andare qua nel ponte, ma sinceramente non me la voglio rischiare, quindi siamo di qua. No, allora, essenzialmente la cosa carina è che è molto facile da portare, non ho molta difficoltà nel portarlo, è piuttosto semplice e onestamente non so neanche la qualità su cui registra, per cui dovrò fare delle prove magari migliori a riguardo, però le riprese sono assurde, veramente veramente incredibili. Passano della Sport, ok, quindi in teoria lui adesso è più veloce, infatti è molto più veloce. Mamma mia, è velocissimo. Wow, ok, adesso è veramente veramente rapido. Posso guardare qua nel fiume. Ok che non è che abbiamo i fiumi più belli del mondo, insomma il Tevere è quel che è, ma pazzesco. Cliccando il tasto CNS praticamente posso passare dalla modalità cinematografica, in cui molto più lento, segue i movimenti in modo molto più preciso e gradualmente aumenta la velocità, a quella sport. Ecco qua, quindi lui adesso si fa dei giri molto 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 più rapidi. È incredibile quanto io posso girarmi a 360 gradi e comunque il drone continua a funzionare. L'unico problema di questa modalità è che non rivela più gli ostacoli, quindi in teoria tu rischi pericolo, probabilmente per chi è più esperto conviene. La cinematografica è molto più lenta, ma l'abbiamo provata prima. Tornerà automaticamente tra circa un minuto. Ok, allora questo lo vogliamo vedere che torna da solo. Ok, sì, la batteria del drone effettivamente dura poco. Ah, sta tornando da solo. Ok, questa è la prova del 9. Riuscirà a farlo? Perché onestamente non ne sono sicuro. Ok, praticamente è passato davanti alla camera e per qualche motivo ha scelto che quello è la base. Riesce effettivamente ad arrivare da solo
anche se aveva tipo circa il 20%, cioè al 25% ha detto adesso ti porto, e aveva un'icona praticamente tipo navigazione Maps che l'ha fatto arrivare nella zona più o meno dove tu avevi prefissato che fosse. Praticamente tu poi qua puoi vedere quello che sono le inquadrature del drone, quindi tu da qua puoi tranquillamente vedere quello che succede, quindi se qualcuno ti sta guardando, guarda diciamo a un tuo occhio del visore e può vedere esattamente quello che tu stai inquadrando. Ok, allora praticamente ci sta questo robino qua che praticamente ti permette di avere 2 batterie più extra, perché in realtà tu qua puoi mettere quella che c'era nel drone. Quindi cosa mi succede? Cosa devo fare? Semplicemente prendo qua, sfilo, dopodiché prendo il drone, che c'è questo buco, e inserisco la batteria. Facendo tap ti dice quanta batteria rimane. In questo caso abbiamo tutte e 4 le tacche. Prime opinioni un po' così honest, devo dire è molto molto semplice, cioè veramente super semplice guidare questa cosa qua. Occhio con la modalità sport, perché secondo me la modalità sport per uno che non sa niente ti ci puoi schiantare easy, ma è super facile, e se riesco a tutti gli effetti andare in zone molto molto più adeguate per poterlo far girare ad altezze decisamente maggiori. Le prime armi è una cosa molto divertente ma super facile, e io essendo abituato, perché non so come funziona ma penso che dia anche un po' il mal di testa, la motion sickness normalmente, ecco, io chiaramente non ho questo problema della motion sickness, per cui questo lo potrei utilizzare per ore, sempre. Mi basta cliccare una volta e tenere premuto che lui di nuovo si riaccende. Io adesso lo lascio nella basetta sperando che stavolta lo riconosca, ok, e nel resto vi parlo più che altro del controller molto semplice. Ci sono tanti tasti e tante cose, ma devo semplicemente io impararli, ma la maggior parte ti vengono da sé. Uno che viene da sé è questo tastino qua, ecco, questo è tutto rosso e così a rilievo perché serve a fermare il drone, quindi se ti devi fermare al volo clicchi questo. Fare foto, video, puoi girare la visuale, con questo fai partire il drone. Parliamo di questo, è molto curioso perché il visore a tutti gli effetti va collegato a una batteria che va proprio vista col cavo, sembra un po' quello che potrebbe essere il prossimo visore di Phoenix di Meta, un po' l'Apple Vision Pro, no? Quindi c'è questo aggancio che va messo alla batteria e la batteria al visore. Onestamente mi chiedo perché non l'abbiano messo direttamente nel visore, forse per il peso, ma chi se ne frega, tanto cioè, non lo so, io non l'avrei fatto. Buono perché le lenti hanno tutto un sistema di miopia, tutto un sistema di spostarle per adeguarle, quindi in teoria io adesso mi basta che prendo questa batteria, la metto qui ed è pronto. Ok, posso semplicemente utilizzarlo. Quindi facciamo secondo giro e vediamo come va. Quindi di base questa è la basetta. Prima non l'ho seguita, devo impostare la home. Ok, quindi adesso lo facciamo volare e adesso tengo premuto. Lui partirà col decollo e potrò guardare. Quindi adesso posso alzare di nuovo la quota, posso abbassarla, posso andare avanti. E poi posso tornare. E lui da solo atterra in questo caso e dovrebbe atterrare nel tappetino. In teoria l'ho messo lì, vabbè. Ok, quindi adesso so più o meno come farlo atterrare. Devo semplicemente inquadrare meglio, ecco, devo semplicemente meglio inquadrare il tappetino. Come prima prova devo dire molto interessante, il drone è stra interessante soprattutto per qualcuno che non conosce niente, nulla come me. Vi lascio poi al Lumior alla fine del video che insomma vi dà qualche impressione finale e piuttosto una promozione che c'è fino a settembre, sempre di anti-gravity. Devo dire non male. Eccoci qua, inizio subito parlandovi dell'offerta, quindi questa promozione che permette di avere uno sconto non indifferente di circa 400 euro sul prezzo del drone, quindi adesso lo trovate a 1000 euro. Il drone chiaramente c'è un pack gigantesco e queste offerte sono partite il 20 agosto e concluderanno fino all'11 settembre. Il bundle Explorer, Infinity e Ultimate che ottengono un 20% di sconto, anche per quanto riguarda accessori esclusi SD
e l'anti-gravity care, che vabbè, quella è una roba relativa. La cosa in realtà molto interessante è che se utilizzate il mio link in descrizione, è un link affiliato, quindi supportate anche il canale se vi piace tutto questo, il mio sforzo di cercare di darvi quante più cose particolari, vi farà avere una batteria in omaggio che sembra essere intorno ai 60-63 euro circa, che non è davvero affatto male. Ringrazio quindi Lumiar per avermi passato la linea e devo dire che è una figata il drone, cioè è veramente una cosa molto divertente, soprattutto per chi inizia, per chi non ne sa molto. Non mi metterò adesso qua a portare video di droni a destra e manca, semplicemente porterò contenuti per quanto riguarda specificamente questo prodotto, proprio perché è un po' collegato a quello che è i contenuti a 360 gradi e media, e lo voglio portare perché i prossimi visori saranno molto incentrati su i media, sull'esperienza a 360 gradi, e avere un po' di knowledge sul canale per quanto riguarda droni e riprese a 360 gradi ci darà più contesto in futuro, quindi ottimo. La cosa prima che mi sorprende è quanto è piccolo, cioè veramente veramente minuscolo, cioè si può chiudere in un attimo ed è assurdo, cioè veramente incredibile. Ecco, cioè mi c'entra in una mano, è veramente assurdo. Non ho avuto praticamente zero difficoltà, l'ho già detto, rispetto a utilizzare droni. Devo fare un sacco di pratica per quanto riguarda i goggles, e una cosa particolare è che ho registrato tutto attraverso appunto le telecamere a 360 gradi del drone, ma mi sono accorto in post che molte volte facevo riferimento, cosa che ho tagliato molto, a quello che vedevo io nel visore, tant'è che quindi si può fare, cioè posso registrare anche quello che vedo nel drone, quindi per diciamo la video review o comunque per il video un po' più definitivo in cui ve ne parlo, sicuramente è interessante questa cosa qua. Farò inoltre un altro video, quindi probabilmente con l'antigravity ne farò 3, quindi questo, la recensione, tra virgolette, ma non credo che la chiamerò recensione perché non sono pratico, e un video per quanto riguarda il mondo dell'immersività, dei contenuti immersivi a 360 gradi. Quindi se avete domande su quel mondo lì, ecco che sicuramente cercherò di portare una parte solo su quello, il registrare contenuti 3D, addirittura con questo so che si possono fare anche i nerf, quindi Gaussian splat, tutte queste cose qua che sono veramente assurde.